Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o Venere in bilancia, solo per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà il mese di agosto 2025. Lo facciamo iniziando da una bella croce celtica in modo tale da andare a vedere tutte le dinamiche che possono intercorrere per te in questo mese, la narrazione che la tua anima metterà sulla scena della vita vivendo, come diceva James Hillman, e poi andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per andare a realizzare tutti gli obiettivi della tua vita negli ambiti da te richiesti. Ok? Allora, bilancia, partiamo. Agosto 2025. Bilancia, agosto. Allora, energia attuale, inizio mese, la sfida ostacolo principale, le radici della situazione, il passato che hai già vissuto, le settimane precedenti, il mese precedente, il potenziale, il cielo, il potenziale, ciò a cui aspiri, come si modula l'energia alla fine della prima parte del mese, come ti senti nella seconda parte del mese, le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e l'esito del mese di agosto 2025. Allora, ragazzi e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per prendere l'aria, più aria prendi più energia c'è, e il potere per sciamanizzare. Quindi facciamo e partiamo. Agosto 2025, bilancia, cosa accadrà? Allora, situazione attuale. L'asso di denari. Beh, la situazione attuale, il mese si apre con un'opportunità concreta. Questa opportunità può trattarsi o di un nuovo lavoro per te, o di un investimento che fai, o di una casa, oppure di un seme che pianti tu, cioè un seme di stabilità che tu pianti. C'è voglia di radicare qualcosa di tangibile nella realtà da parte tua, ok? Vediamo qual è la massima sfida. Mentale, tutto mentale, paure, blocchi solo mentale, 8 di spade. La sfida è tutta mentale, cioè sono le paure, i pensieri limitanti, oppure la sensazione di essere intrappolata o condizionata, no? Magari ti senti prigioniera di obblighi o di ansie, un po' incapace di vedere vie d'uscita, è tutto mentale però, eh? Vediamo perché c'è questa situazione. Le radici quali sono? Ah, ok, c'è un 5 di bastoni qua, alla base c'è una competizione oppure un conflitto passato. Forse ci sono discussioni, o ci sono state discussioni, o piccoli scontri o rivalità che hanno minato la tua serenità. È come se questa cosa avesse lasciato un eco di tensione da superare, mi spiego? E adesso tu vuoi radicamento, stabilità, e sono solo paure mentali queste. Vediamo che è successo nel passato. Qua abbiamo una regina di denari. Allora, o alcune di voi hanno avuto a che fare con una donna pratica nel passato, solida, materna, oppure avete avuto a che fare con questioni legate alla gestione economica e domestica. Quindi potresti essere stata tu stessa o tu stesso a prenderti cura di casa, delle tue risorse, oppure qualcuno che ha offerto sostegno concreto. Ok? Vediamo qual è il cielo, il potenziale in questa prima parte del mese. Wow, imperatore. Guarda, il massimo potenziale del mese è portare ordine, disciplina, costruire strutture solide e durature. Questo mi significa che può trattarsi di affermarsi in un ruolo di autorità, di considerare un progetto o mettere regole chiare in un rapporto.
va bene? Perché hai voglia di radicare questo, superando le tue paure. Mettere i puntini sulle i, chiarire. Vediamo cosa succede nel futuro immediato, come va la prima parte del mese. Allora, qua abbiamo un 7 di coppe che mi parla che la prima metà del mese ti porta un po' di confusione perché ci sono tante opzioni, no? Sogni. È come se tu puoi rischiare di perderti un po' in fantasia o troppi scenari aperti senza decidere davvero. Perché qua c'è l'otto di spade, la sfida, la mente può dirti tante cose, ma qua devi seguire proprio un'intuizione radicata in te, mi spiego? Vediamo nella seconda parte del mese come ti senti. E qua c'è un bellissimo 10 di denari e mi dice che nella seconda parte di agosto ti sentirai, avrai il bisogno di sicurezza familiare, di stabilità, di radici profonde. E qua mi dice che tu arrivi a godere nella seconda parte del mese di un senso di appartenenza, o a casa, o in famiglia, o in un gruppo solido, perché vedo molta necessità di radicamento in te qua. Vediamo però quali sono le influenze esterne. Qua c'è un 4 di denari, intorno a te ci sono persone o situazioni conservatrici, più chiuse, restie a rischiare, no? E questo ambiente esterno tende un po' a trattenere, a proteggersi, a proteggere le risorse e può trasmettere a te la paura di perdere ciò che ha, ok? Cioè, attorno a te c'è un ambiente un po' più conservatore. Sì, un po' più conservatore. Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. Qua c'è un 7 di spade, nel profondo tu temi tradimenti, oppure inganni, oppure temi situazioni poco trasparenti. Allo stesso tempo puoi anche temere il tuo bisogno di fuggire o fare le cose di nascosto. Qua c'è certamente un desiderio di proteggersi da parte tua, di agire con cautela in queste circostanze. Vediamo qual è l'esito finale, poi facciamo le specifiche per agosto. Bellissimo, qua abbiamo un 6 di coppe. Guarda, il mese si chiude con un ritorno al cuore, alla semplicità, ai ricordi di infanzia o ai legami del passato. Può indicare anche una riconciliazione con una persona, o un incontro con persone care che riportano la dolcezza nella tua vita. Ok? Quindi qua vedo per te la necessità di stabilità emotiva anche, che riversi poi nella materia. Diciamo che agosto apre le porte a nuovi semi da piantare, però le tue paure e i pensieri limitanti possono sabotarti un po'. Cioè, da che cosa nasce questo? Tutto nasce da vecchie competizioni o da piccoli conflitti e dal bisogno recente di stabilità materiale, no? Ecco, ora puoi costruire basi solide, ti dice in questo mese l'imperatore, però prima devi superare la nebbia dei sogni confusi, no? Alla fine il cuore troverà casa nella famiglia, nei legami autentici. Diciamo che l'ambiente esterno col 4 di denari ti invita un po' alla cautela e le tue paure di inganni ti renderanno più vigile. E che cosa succede in questo modo? Che tu poi ritroverai alla fine la dolcezza e la verità di ciò che è sempre stato tuo. Diciamo che avrai un balsamo sul cuore in questo mese, così vedo. Vediamo un po' cosa mi raccontano i miei tarocchi, le specifiche. Mi parla di legami familiari, situazioni familiari, magari temi degli inganni, delle persone che non si aprono all'interno della famiglia o del contesto. Però qua tu ritrovi il cuore, che è la via dell'intuizione, no? È quello che ti permette di portare stabilità nella tua vita in questo mese, e stare a avere, passami il termine, tutto sotto controllo, e va bene, ok? Allora, vediamo quest'asso di denari al centro stesa. 10 di coppe, qua vedo molta felicità, armonia familiare condivisa, vuoi piantare nuove strutture all'interno dell'armonia familiare. Vediamo questo 8 di spade, 8 di denari. Allora, qua temi che qualcuno non si impegni
in questo, a livello familiare, a livello di ciò che per te è importante, no? La sfida è proprio impegnarti per superare le tue paure mentali, questo è. L'altro sei sempre tu fuori, eh. Vediamo il 5 di bastoni alle radici della situazione. La temperanza, qua è come se volessi portare equilibrio in famiglia per alcuni di voi, dove ci sono stati conflitti o tensioni. La voglia di portare questo equilibrio c'è, la voglia di radicarsi, no, nei ricordi di infanzia, anche a livello proprio familiare. C'è la voglia di guarigione in questo, assolutamente sì. Puoi aver avuto a che fare degli scontri con una persona del Sagittario in famiglia. Questo è solo un piccolo appunto per alcuni di voi. Vediamo l'imperatore sul cielo, sul potenziale. Qua c'è il paggio di coppe, io vedo che qua c'è questa armonia. Anche lì, il paggio di coppe qua mi parla di una persona che si apre emotivamente a te nella prima parte del mese, e questo permette di stabilire anche un ordine. Può essere una sorella, un fratello, un amico, una persona a te vicino, o comunque una persona che si apre emotivamente e permette di ristabilire l'ordine. Puoi anche essere tu che apri di più il tuo cuore, e questo ti permette di radicarti ancora di più in te e portare stabilità nella tua vita, perché alla fine è il cuore che porta stabilità. Vediamo questo 7 di coppe. Il 7 di coppe, 7 di coppe, sì, ci può essere un po' di confusione. Ci può essere un po' di confusione per quanto riguarda progetti, perché questi progetti possono poi portare a confusione, no? Sono necessarie idee chiare qua, mi dicono. Guarda, io ti dico che questi chiarimenti fino a questo momento mi stanno dicendo che la premessa di una felicità familiare e di benessere emotivo per te in questo mese è essenziale, no? Tutti i tuoi progetti, anche il nuovo progetto di lavoro, o un acquisto un investimento, ha come vero scopo per te quello di creare armonia e gioia duratura nella vita affettiva del clan, diremo, no? 10 denari del clan o della famiglia. Quindi pianti un seme per la sicurezza materiale, ma il suo frutto sarà l'amore e la pace nel cuore della tua casa, delle persone che ti circondano. Questi blocchi mentali sono dovuti anche alla fatica del lavoro costante. È come se ci potesse essere il timore per te di non essere abbastanza brava o bravo, il timore di sbagliare o di dover lavorare incessantemente per tenere tutto in piedi. Quindi questo mostra che tu ti senti spesso intrappolata da obblighi e responsabilità o dal bisogno di perfezionismo. Questa carta ti dice non sei prigioniera o prigioniero del dovere. Il tuo lavoro è un rituale che ti libera e non che ti incatena, no? Sì, allora, tu hai proprio necessità di trovare equilibrio, anche di guarire questi contrasti e fare pace. E tutte le tensioni qua derivano proprio anche dal tentativo, a volte goffo e litigioso, di armonizzare le differenze. Questa carta, con questa accoppiata della temperanza, mi dice che dietro le lotte c'era solo il desiderio di mescolare le tue acque con quelle degli altri e di trovare un accordo sacro, no? E il punto è il cuore qua. Il punto è il cuore, anche la capacità di chiedere scusa porta l'ordine, o da parte di qualcuno, da parte tua, perché questo massimo potenziale di mettere ordine e costruire strutture solide è illuminato da questa tenerezza del paggio di coppe, no? E ci dice che il vero potere dell'imperatore ad agosto nasce dal cuore aperto, dalla vulnerabilità, dalla capacità di chiedere scusa, oppure semplicemente dalla capacità di dichiarare affetto. Qua mi dice che c'è un leader sensibile, non un dittatore, che puoi essere tu o un'altra persona. Comanda con dolcezza, no? Lascia che la tua autorità abbia il volto della compassione, mi dice qui. Sì, e cosa succede? Come finisce questa prima parte del mese? Che non tutto ciò che brilla è oro, mi dice il 7 di coppe ripetuto 2 volte. Non tutti i sogni valgono lo stesso, ascolta la tua anima per scegliere il calice giusto, va bene? Vediamo un po' questo 4 di denari esterno. Il sole, guarda, ci sono delle belle energie esterne a te, nonostante rimangano su alcune posizioni conservatori, ma ci sono belle energie, possono essere dei figli o possono essere delle belle amicizie con il sole.
anche se sono un po' più conservatori di te, sono belle amicizie, anche dei cugini, anche dei familiari, nonostante ci siano differenze tra di voi, è una bella energia col sole. Sì. Vediamo questo 6 di coppe, finale. E il 4 di denari, guarda, si riporta un'armonia che ti dà stabilità. Si ritorna al cuore, qualcosa di semplice, mi spiego? Cioè, qua io vedo radicarti in te e dare quella stabilità solo grazie a un radicamento emotivo che avrai. In buona sostanza, tutta la stesa con i chiarimenti mi sta dicendo che per te è un mese di radicamento, chiarezza e ritorno al cuore, no? C'è un nuovo inizio concreto, che può essere lavoro, progetto, acquisto importante, che non riguarda solo il denaro, ma come fine ultimo la felicità familiare, no? Il benessere del cuore e della casa. Però c'è un ostacolo potente, l'otto di spade, l'otto di denari, significa che tu ti senti prigioniera un po' dei tuoi stessi doveri, del bisogno di lavorare senza sosta o della paura di non farcela sul piano pratico. E come dire, sarò mai abbastanza diligente da sostenere tutto questo? Alle radici poi cosa c'è? Il 5 di bastoni chiarito con la temperanza, antiche competizioni, mi dice qua, conflitti e tensioni che hanno solo un grande bisogno di essere guarite, trasformate, no? In una cooperazione, armonia. Il massimo potenziale del mese si rivela con l'imperatore chiarito dal paggio di coppe, che significa costruire un ordine solido, delle basi sicure, ma con dolcezza, vulnerabilità e apertura del cuore. Non è il potere rigido, è il potere tenero. Poi però nel futuro immediato ti si muove dentro un 7 di coppe doppio. Che cosa vuol dire? Tante opzioni, sogni, illusioni, un po' di confusione. È come se la mente e il cuore vagano su troppi scenari senza ancorarsi. Qui c'è un avvertimento spirituale con queste due carte ripetute. Ascolta davvero ciò che vibra nella tua anima e non inseguire miraggi, no? Quindi poi nella seconda parte del mese tu ti trovi un senso di casa, radici, solidità familiare, del clan familiare, e quindi queste carte chiave, no? Per esempio sul 4 di denari come influenze esterne, chiarito dal sole, mi dice che l'ambiente può sembrare rigido, chiuso, esterno a te, no? Conservativo, ma in realtà porta chiarezza, vitalità, una protezione luminosa, no? E quindi vedo come delle persone che vogliono custodire ciò che c'è di bello con la massima cura. Questo vedo attorno a te. E sul 6 di coppe chiarito con il 4 di denari, alla fine del mese tu torni al passato, ai ricordi, ai legami teneri e profondi, però lo fai cercando di consolidare, di proteggere, trattenere ciò che hai di prezioso, e questo è il senso. Questa non è nostalgia, nel senso nostalgia del termine, no? Il senso del termine, è desiderio di costruire una sicurezza affettiva, magari riprendendo, mettendo radici in un amore o un'amicizia di lunga data. Ok? Sì. Guarda, le tue paure di non farcela sono solo ombre qua, proiettate da vecchie lotte. Però ora chiedono guarigione, la temperanza, no? Hai l'opportunità veramente in questo mese di regnare sulla tua vita con dolcezza, però a volte ti perdi un po' di sogni e possibilità. Alla fine però ritroverai la ricchezza vera nella casa del cuore, circondata da un ambiente che, pur cauto, come ti ho detto prima, è illuminato da luce sincera, no? Quindi quando tornerai ai ricordi, agli amori antichi, lo farai per custodire e consolidare ciò che conta davvero, ti sentirai veramente appagato o appagato. Bellissima stesa, molto profonda, eh? Vediamo cosa ci dicono questi, gli oracoli della magia di Avatar. Guarda, bambino interiore 6 di coppe, appunto, l'inconscio, è necessario radicare qua l'inconscio, prendersi cura della bambina. Fatevi il rituale che vi ho messo nella seconda parte dello yoga sciamanico, l'ultimo che abbiamo postato, tanto molte di voi lo state facendo, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Il tuo inconscio è l'archivio di tutte le tue memorie, esperienze ed eventi che hai vissuto. Osserva come le tue memorie ti fanno agire e vivere.
Se hai credenze che ti limitano, sradicale. Qua è la guarigione della bambina interiore in questo mese. 8 di spade che vengono da antichi conflitti, ritorno al cuore per radicarti veramente, quel radicamento che non si può sradicare, no? Ok, vediamo cosa ti dicono queste altre. Piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione, dai valore ad ogni cosa, a piccoli passi, ok? Qua c'è un cambia strada, il sentiero è sconnesso, cambia direzione, arriverai lontano, si riferisce a quello che ti ho detto sull'8 di spade. Ce la farò, non ce la farò, rilassati, rilassati, non dubitare. E poi avrai dei sogni rivelatori, ancora inconscio con la luna, un sogno ti indicherà la strada, accetta la sua guida. Accederai alle memorie della bambina interiore, risolvendo molte zone d'ombra, o bambino interiore. Questo è un mese di una trasformazione molto potente, che parte dal bambino, no? Ok. Comunque alla fine del nostro viaggio insieme, dopo che leggiamo l'amore, ti leggo anche il rituale per la buona riuscita per te in questo mese, ok? Per accedere a queste memorie, oltre a quel rito che ti ho detto. Allora, andiamo a vedere adesso con questi, sull'amore per te, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia in amore ad agosto 2025. Allora, fino a questo momento i segni con i quali ti puoi confrontare in questo mese sono l'Imperatore, Toro, Vergine, Capricorno, Sagittario, Leone, questi segni principali, ma il segno è solo un'indicazione in più, io ti parlo dell'energia delle cose. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia in amore? Due di denari, paggio di coppe, paggio di coppe, paggio di coppe e il 6 di bastoni. Queste carte mi stanno parlando essenzialmente che tu ti riprendi il potere delle emozioni, della tua bambina interiore. Mi stanno parlando essenzialmente di questo. Per alcuni di voi è come se un dubbio che avevate su una persona viene risolto. E qua ti vedo vincente, hai una piccola vittoria in ambito con qualcuno. Può essere una persona un po' più giovane di te, anche oppure più immatura a livello emozionale, che ha creato dei dubbi o era molto occupata, non lo so. Però qua io vedo che col 6 di bastoni esci fuori dalle difficoltà inerenti a questa persona. Può essere anche un familiare, Parliamo sempre a livello emotivo. Sì. C'è una persona, per le ragazze single, qua c'è una persona con il paggio di coppe. Quel 6 di bastoni però mi parla di un'energia che magari accetti la cosa, però è un'energia dove tu vuoi avere il controllo sulle situazioni. Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro. 9 di spade, regina di denari e il paggio di spade. Qua vedo una persona molto preoccupata per alcune questioni legate alla casa, alla materia, alla famiglia. Forse avete delle conversazioni pendenti che ci sono da fare. Vedo una persona molto preoccupata per questioni riguardanti la propria stabilità o anche che può essere una persona ufficiale. Cioè la persona che ti interessa sta con un'altra persona e sono problemi relativi a quest'altra persona. Sulla vita pratica. Vedo una persona molto 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 preoccupata per questioni pratiche. Vedi se di spade o di lavoro che ti osserva, molto preoccupata. Vediamo un po' cosa succede alla fine dell'amore per te, bilancia. Vedi 4 di coppe, c'è uno scarto qua. 7 di coppe, opzioni. Guarda, io credo che qua c'è il cavaliere di coppe. Io credo che tu scarti un'opportunità. Ci sono delle opzioni per te oppure si presenta una persona nuova, il cavaliere di coppe mi parla che l'avanzamento d'amore c'è. Però per molti di voi vi mettete da parte un'altra opportunità che non vi soddisfa o vi metteva da parte lei stessa questa opportunità, questa persona. Cavaliere di coppe mi parla che ci sarà un avanzamento in amore,
può darsi o con la stessa, non lo so, ma perché tu volti le spalle, ti riprendi un po' in mano la tua vita. Qua c'è un 6 di coppe che mi parla del ritorno al cuore, mi conferma il cavaliere di coppe, questo ritorno al cuore, c'è un movimento d'amore, un avanzamento. Vediamo energia positiva per te in amore. 2 di bastoni, apertura di cammino, progettualità, sono 2 persone qui che parlano del futuro, programmano, fanno, immaginano, c'è un fuoco che si apre. Vedi, asso di coppe, rinnovo di una relazione o un nuovo amore completamente. Vediamo energia negativa. La temperanza, l'avevamo anche giù la temperanza, energia negativa che c'è necessità di equilibrio interiore. Un po' di nervosismo può essere la temperanza al blocco, anche nervosismo per essere stati messi da parte o per non essere emotivamente soddisfatti, un po' di nervosismo per una persona che non voleva fare dei piani insieme a noi, un po' di nervosismo su questo. Però io qua vedo assolutamente il cavaliere di coppe, di cosa mi parla? Sì, 10 di coppe, qua vedo una grandissima felicità per te, qua abbiamo gli amanti, grandissima felicità per te vedo, e credo più a partire dalla seconda parte del mese in poi, verso la fine, ok? Perché quel 6 di bastoni? Ah, gli amanti. Ti sentirai libera di fare una scelta in amore, o libero di fare una scelta. Qua c'è l'amore per te. Aspettate, fammi mettere. C'è l'amore per te qua. Guarda, c'è il giudizio qua sotto, la rinascita dell'amore per te. Dopo una certa incertezza, no? Vedo te che ti apri. Vediamo un po' adesso con queste sull'amore, bilancia. Qua invece troviamo i segni del gemelli, del sagittario. Sì, qua c'è un grande erotismo che viene fuori. Afrodite ed Eros. Amore e Afrodite. C'è Eros qua. C'è un grande Eros tra te e qualcuno, ma soprattutto il ritorno alla bambina, al bambino interiore, determina un po' quella semplicità, quell'Eros, quei sogni che portano molta eccitazione, vedo qua. Molta eccitazione. Ti vedo stare proprio compiaciuta o compiaciuto bene a livello emozionale, dalla seconda parte del mese in poi. Vediamo adesso dove stanno, eccole. Con i miei potenti oracoli lui-lei, cosa ti dirà questa persona, questo cavaliere di coppe? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Quindi davanti a te questa persona non ha più corazze. O non avrà più corazze, cos'altro? Mi fai perdere il controllo. Infatti qua parliamo di una persona che è molto preoccupata, 9 di spade, anche magari per la tua fiducia. Gli fai perdere il controllo, c'è molto erotismo da parte tua nei confronti, cioè questa persona sente molto eros. Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso, sono spacciato, mi sono innamorato. Qua c'è una cosa, un risvolto importantissimo in amore per te in questo mese, tanto poi mi farei sapere. Un risvolto importantissimo c'è per te in questo mese, importantissimo. Vediamo cosa ti dicono queste. Tagliar legna, si pulisce qua. Una cosa che ti sorprende è un incontro. Allora, qua ci sono delle questioni che ti sorprenderanno, che non ti aspetti. La tribù per me è l'incontro, no? Vedo questi incontri anche un'armonia familiare raggiunta se c'erano delle conflittualità con altri membri della famiglia. Quindi si fa a piazza pulita delle cose in sospeso e qua c'è un cuore fedele. Cuore fedele, te l'ho detto, ti sorprenderà veramente l'amore in questo mese, ok? Adesso andiamo a vedere
Le carte del drago immaginale cosa ci raccontano per te in questo mese? Qual è il succo di tutto? E il rituale della buona riuscita per realizzare l'obiettivo del bambino interiore, ok? Vediamo. Lo spirito animale accipicchia il secondo chakra, l'istinto, non è proprio l'istinto, sono le emozioni, lo spirito animale, il coraggio. Guarda, te la leggo perché è bellissima questa carta. 39. 39. È il secondo chakra, infatti, il bambino interiore sta. Le emozioni del bambino interiore che non sono mai andate perdute risiedono nel secondo chakra. Allora, risiedo nel secondo chakra, nell'area degli organi genitali e nel plesso pelvico. Mi identifico con l'energia sessuale e con il cosmo delle meravigliose emozioni del tuo bambino interiore, 6 di coppe. Le emozioni che hai vissuto da bambino, infatti, non sono andate perdute, sono registrate qui, nell'area del secondo chakra. Mi identifico con la pulsione sessuale, con la pura Kundalini, l'energia divina che risiede nel corpo umano. Nel secondo chakra vi è tutto ciò. Quando unite i vostri vortici energetici a questo livello, sentite che scambiate emozioni e istinti profondi. Qua dice la vera unione sessuale è l'unione della Parasakti, cioè la Kundalini con l'Atman, il sé. Le altre sono solo rapporti carnali con donne, dice Kulamavatar Tantra. Ok. L'unione erotica è uno straordinario momento in cui è possibile superare la gabbia dell'io per porre il centro della propria consapevolezza oltre se stessi. È una palestra per vivere in modo più vasto qualsiasi sfera della vita, perché la mente apprende, ricorda e riproduce ciò che avviene nell'atto sessuale facilmente e con molta intensità. Allora, ti dico che cosa devi potenziare in questo mese. Devi potenziare la tua energia e la tua sfera erotica. E te l'ho detto anche qua con Eros e Afrodite, no? Che è sia sessualità, sia creatività, sia erotismo, sia esperienza estetica, sia piacere, dolcezza, innamoramento e anima selvaggia. Come vi dico sempre, no? Quando noi dobbiamo dare sempre spago all'eros durante le nostre giornate, altrimenti ci deprimiamo. E cosa vuol dire questo? L'incontro erotico devi alimentare l'erotismo costantemente, ma questo non avviene soltanto con una persona. Il dio Eros si manifesta in tutto ciò che ti entusiasma, che ti eccita, no? Che può essere un progetto creativo, un lavoro appagante, qualcosa di creativo, oppure attraverso l'unione sessuale con qualcuno. È la stessa energia che deve essere compensata ogni giorno, altrimenti ci si deprime. Ve lo dico sempre questo, no? Adesso ti do il rituale della buona riuscita affinché tu possa canalizzare questa energia erotica e supportare la bambina e il bambino. Allora, leggendo le formule psichiche che seguono, respira profondamente e più lentamente possibile. Rimani a contemplare ogni formula per il tempo di 3 respiri lenti e profondi. Ascolta le emozioni che ti dà, le sensazioni che ti procura con attenzione. Allora, formula psichica è questa. Io non sono l'io, io sono il tocco. Io sono l'ascolto, io sono la visione. Tu non sei il tu, sei il piacere. Tu sei il tocco, tu sei la visione. Io non sono l'io, sono il piacere. Io sono il vento che soffia. Tu sei la terra che accoglie. Io sono il fuoco che brucia. Tu sei l'acqua che disseta. Io sono la montagna. Tu sei il mare. Insieme dilatiamo i corpi fino a disperderci nel vuoto dell'infinito e nel nostro amore ci ritroviamo.
Infine, nell'arco di 10 respiri lenti e profondi, senti la presenza del tuo spirito animale al tuo fianco. Chiediti di che animale si tratta. Visualizzalo guardandolo negli occhi e sentendo tutta la sua energia. Allora, imparate questo, è stupendo, e chiudendo gli occhi visualizzate che animale è. Quando lo visualizzate con l'esperienza visionaria, no, dello yoga sciamanico, voi prendete tutto quel potere e realizzate la potenza erotica in questo mese che è nascosta e non aspetta altro che rivelarsi nel tuo secondo chakra, ovvero nella tua bambina o bambino interiore. Wow, bellissimo ragazze e miei ragazzi, complimenti, vi invito sempre a praticare, vi dico sempre praticate i rituali, le formule psichiche, lo yoga sciamanico affinché voi possiate realizzare tutti i vostri obiettivi, come le tantissime ragazze nostre già fanno, come ho fatto anch'io al mio tempo per passarvi poi tutte le mie studi, tutto quello che ho fatto. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!